Salve ragazzi! Nel precedente video, nel recensire il box Android DQ08, ho incontrato problemi di connessione alla mia rete Wi-Fi. Questi problemi, purtroppo, soprattutto con i box Android di origine cinese, sono molto frequenti. Infatti, al riguardo, ho ricevuto tantissime richieste di aiuto. Ho deciso quindi di registrare questo video nel quale cerco di capire quale può essere il problema che impedisce ad un box Android di collegarsi alla rete Wi-Fi. Iniziamo? Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! La prima cosa che farò sarà quella di provare tutti i metodi standard che si utilizzano di solito con i problemi di connessione Wi-Fi. In caso questi non sortiscano nessun effetto, proverò ad inventarmi qualcosa. Non starò qui a spiegare e mostrare una per una tutte le prove standard da effettuare, altrimenti il video diventerebbe troppo lungo e noioso. Vi elenco i vari step ed inserisco un link di un articolo in descrizione dove li spiego in dettaglio uno per uno. La prima cosa che ho fatto è stata quella di dimenticare la rete Wi-Fi e provare ad effettuare un nuovo collegamento, ma non ho ottenuto nessun risultato. I problemi sono rimasti. Ho riavviato sia il router che il box Android, ma nulla, nessuna connessione. Ho aggiornato il firmware del router, ma niente da fare. Ho controllato che la connessione della rete Wi-Fi sia funzionante. La connessione con il mio smartphone funziona, ma il box Android non vuole saperne. Ho controllato e ricontrollato la password Wi-Fi e sono sicuro sia corretta. Ho verificato che il DHCP sia attivo. Molti modelli di Android TV Box richiedono l'attivazione di questa opzione. Ho verificato la disponibilità di aggiornamenti del sistema del box Android. Nel mio caso, nessun aggiornamento disponibile. Infine, ho sbattuto la testa contro il muro. Dopo tutti questi tentativi, il box Android ha continuato a rifiutare la connessione alla mia rete Wi-Fi. Nessun collegamento né con la 2.4 GHz né con la 5 GHz. Ok, vediamo un po'. Entro nel pannello di amministrazione del mio router, il Wind3 Hub, e vedo cosa è possibile fare. Apro un browser, vado all'indirizzo del mio router 192.168.1.1 ed inserisco i miei dati di accesso. Vado nel menu in alto a destra, Network, Wireless. Il mio dubbio principale riguarda questa modalità di protezione. Io ho impostato la più alta e sicura, la WPA3 SAE combinata con la WPA2 PSK, ma non vorrei che il box Android non fosse in grado di riconoscerla e quindi non riesca a decodificare la mia password. Comunque, non voglio effettuare modifiche su questa connessione. A questa rete ci sono altri dispositivi e persone collegate e non voglio creargli disturbi di linea con le mie prove. Quindi, sapete cosa faccio? Attivo una bella rete ospite. Utilizzerò questa rete ospite che si chiama mospiti 2.4 che ho creato tempo fa. Clicco su Modifica, attivo la rete, vado in basso, visto che la modalità di protezione WPA3 SAE combinato con la WPA2 PSK non funziona, provo le altre due. Quindi seleziono WPA2 PSK
e clicco su OK. Torno al box Android e provo a connettermi. Nulla, nessun collegamento neanche in questa modalità. Torno al router e provo l'ultima modalità di protezione a disposizione, la WPA3 SAE. Ok? E torno al box per riprovare il collegamento. Ancora nulla. Mi sorge un dubbio. Stai a vedere che sono sulla strada sbagliata e la modalità di connessione non c'entra nulla? Me ne accerto subito. Torno alle impostazioni della mia rete ospiti, modifica e disattivo completamente la modalità di protezione impostando nessuna sicurezza. Clicco su OK. Torno al box Android e caspita, il box Android risulta già collegato, quindi avevo ragione, il problema è proprio la modalità di protezione. Il fatto grave è che questo box Android non riconosce nessuna delle tre a disposizione sul mio router Wind3 Hub. Altri router hanno altre modalità di protezione a disposizione, che probabilmente saranno compatibili. Ma io intanto cosa faccio? Sicuramente non posso lasciare una linea Wi-Fi senza password aperta a tutti. Questo è poco, ma sicuro. Ok, mi è venuta un'idea. Prendo nota dell'indirizzo MAC del box Android, torno alle impostazioni del mio router, vado nel menu Autentificazione MAC, seleziono la rete M-Ospiti, in modalità blocco MAC imposto Permetti. In questo modo potranno accedere alla rete Wi-Fi solo i dispositivi che elencherò in questa lista. Aggiungi nuovo MAC, inserisco l'indirizzo MAC del mio box Android, clicco su OK e applica. Torno al box Android e provo a collegarmi alla rete Wi-Fi. Perfetto, si è connesso. L'unico dispositivo con il permesso di collegarsi a questa rete dovrebbe essere quindi il mio box Android. Vediamo se è vero. Provo a collegarmi con il mio smartphone. Ecco la rete ospiti. Tap sopra. E infatti non si collega. Sull'icona della rete c'è un punto interrogativo. Sapete cosa faccio? Torno alle configurazioni del router, vado nelle impostazioni della mia rete ospite ed imposto l'opzione Non mostrare SSID. Questa funzione serve a rendere la mia rete invisibile. E clicco su OK. In questo modo la rete continuerà ad essere attiva, sarà permesso accedere solo al mio box Android, ma la rete rimarrà nascosta. Infatti, cercandola con il mio smartphone, non compare. Direi che adesso, anche se non ho impostato nessuna password, posso stare tranquillo. Torno al mio box Android, che risulta essere correttamente connesso. Ok ragazzi, non ho risolto il problema, ma ho trovato un modo per aggirarlo. Se avete altri metodi migliori o consigli al riguardo, scrivetelo pure nei commenti. Quello di non riconoscere la modalità di protezione è un problema software del box, che andrò a segnalare alla casa produttrice. Sono loro che devono intervenire. Ogni tanto consiglio, dalle impostazioni del box, di andare nel menu Aggiornamento di sistema e controllare se ci sono degli aggiornamenti disponibili, perché appunto questo bug deve essere risolto tramite aggiornamento software. Come ho detto in un precedente video, vorrei regalare agli iscritti al mio canale
gli Android TV Box che compro per effettuare delle video recensioni, ma non utilizzerò mai. Inutile tenerli ad accumulare polvere in un armadietto. Sono praticamente nuovi, ognuno di loro è stato utilizzato per meno di una settimana, il tempo necessario ad effettuare dei test. Ne regalerò uno al mese. Farò un sorteggio tra tutti quelli che chiederanno di partecipare compilando un apposito modulo. Troverete il link in descrizione. Oltre all'indirizzo email, al quale eventualmente vi chiederò l'indirizzo a cui spedire il box, non vi chiederò di inserire alcun dato personale, ma solo il nick che utilizzate su YouTube. Questo anche per evitare richieste multiple dalla stessa persona. Mi fermo qui. Non dimenticare di iscriverti al canale, condividere e mettere mi piace. Queste semplici azioni a te non costano nulla, ma per me sono importanti per far crescere il canale e riuscire a portare nuovi contenuti. Un saluto, alla prossima!